Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Guardate cosa abbiamo oggi. Nuova collezione, edizione Centauri in scala 1:8. Costruisci la leggendaria Audi 4, l'auto che ha rivoluzionato i rally. Il mito a trazione integrale. Adesso andiamo subito a dare un'occhiata a questa prima uscita. Costa €1. Le prime uscite sapete che costano tutte poco, per incentivare le persone a guardare appunto la qualità e tutti quelli che sono i particolari. La apro anch'io per la prima volta, come potete vedere insieme a voi. Allora, nella seconda uscita, che è tra 10 giorni, fascicolo più componenti a €5,99. Le uscite previste sono 110. Il prezzo della prima uscita, come appena detto, è di €1, della seconda è di €5,99. Le successive 98 uscite €11,99, salvo variazione delle aliquote fiscali. Ricordatevi che fare l'abbonamento con pagamento, carta di credito oppure con bollettino, solo che se fate il bollettino, a differenza dell'abbonamento con carta di credito, dovrete corrispondere una cifra in più per il pagamento di €1, €1,50, adesso non saprei. Però facendo appunto l'abbonamento voi avrete la certezza che in caso di aumenti di aliquote fiscali il vostro prezzo rimarrà invariato. La lunghezza sarà di 56,62 cm, la larghezza di 22,3 cm e l'altezza di 17,27 cm. Qui abbiamo le parti interne del motore con tutte le protezioni in carbonio. Guardate che gruppo fari secondari che abbiamo davanti, bellissima. Prima di andare avanti, adesso va bene, facciamo vedere questo retro della prima uscita. Sedili sportivi Recaro con cinture di sicurezza bellissime in tessuto, sono proprio in tessuto, molto bella, a 4 punti, bellissima. Forse anche di più di 4 punti, poi lo vedremo. I finestrini sono racing scorrevoli, i fanali e fari di profondità con luci funzionanti, effetti sonori. I sonori sono l'accensione e l'accelerazione del motore, luminosi, sono attivabili da radiocomando. Fanalini posteriori, il suono del motore e il clacson e la retroilluminazione del cruscotto con le luci stop. Allora, prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie, perché siete voi la vita del canale. E alle persone che mi guardano ma ancora non si sono iscritte, sempre che ne abbiano il piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Volevo anche, con tutto il mio cuore, augurarvi un sereno fine anno e un altrettanto sereno nuovo inizio anno 2023 a voi e a tutti i vostri cari più cari. Allora, vediamo un po'. Chi fa l'offerta al premium, quindi con €1 in più a partire dalla nona uscita, quindi fino all'8ª uscita li pagherete €10,99, dalla nona uscita compresa li pagherete €11,99 se vorrete aderire all'offerta premium. Vediamo un po' cosa ci danno in più. Ok, ci danno uno zaino marsupio ufficiale Audi con il sesto invio, arriverà, e l'indispensabile teca in plexiglass per
custodire il tuo modello in scala 1:8. Le dimensioni della teca sono 74 cm di lunghezza per 35 di altezza. Questo è il mio gatto tigrato europeo, che per me è un fratellino di poco più di 2 anni, che si chiama Michelangelo. Non è la musica di sottofondo, è lui che miagola. Se lo faccio entrare nella stanza sono più i cocci che raccolgo che altro. Per 31 centimetri. Allora, cosa vi posso dire in più? Aspettate un attimo, perché non ricevete solo questi premi. Allora, con il primo invio, se fate chiaramente l'abbonamento, riceverete la seconda uscita, la terza uscita e la quarta uscita a 20,99 € invece di 29,97 € con uno sconto del 30%. Mentre invece con il secondo invio riceverai già 4 uscite, invece di spendere 47,96 €, 35,99 €. Compreso nell'offerta in corso d'opera riceverai senza alcun costo aggiuntivo un regalo esclusivo, che è un modello in scala 1:43 dell'Audi 4A2, chiaramente il modello che deciderete di costruire, il Rally di Monte Carlo del 1984. Mi dispiace tanto, ma mi troverò forse costretto a chiudere il mio gattino in bagno, perché mi dispiace sentirlo così. Allora, andiamo a vedere. Questo è lui, Si fa sentire perché devo aprire la porta. Baule con ruota di scorta sportabile. Ho sentito! Aspetta! I finestrini abbiamo detto che sono scorrevoli. Le ruote in gomma, beh, ovviamente, e i cerchioni sono in metallo. Strumentazione cruscotto, eccola qui. Poi abbiamo il motore Audi 5 cilindri turbo compresso. Fanaleria anteriore tutta funzionante. Arrivo, amore, queste le misure le abbiamo già dette prima. Ecco qua. Io purtroppo lo farei volentieri, e perché questa è anche un'auto storica, un'icona, quindi consiglio a tutti gli amanti del genere di non perderla. Lo farei volentieri, ma se date un'occhiata alla mia playlist e guardate quanti modelli sto costruendo, ancora una cosa che non sono stato capace di fare è costruire i soldi, quindi non ce la faccio, ragazzi. Però se voi avete piacere, fatela, perché è veramente un bel modello. Diamo un'occhiata adesso all'interno del fascicolo e poi passiamo alla fase di montaggio. Questa è la seconda di copertina con tutti i numeri utili e servizi, e questa è un po' della storia di questa iconica macchina da rally. Adesso arrivo, Michelangelo. Forse non ve l'ho detto che si chiama Michelangelo. Soffro nel sentirlo così, perché lui non capisce ovviamente che io sto lavorando, diciamo lavorando tra virgolette, perché un lavoro generalmente è retribuito con un salario e qui sono solo spese. Però la mia passione è continua e viva grazie a voi che mi guardate. Grazie con tutto il cuore, ragazzi. Mi chiedo scusa anche per le mie mani rovinate, ma è il mio lavoro e non certo questo che me la ridotte un po' così. Ho provato a mettere i guanti, ma non riesco a lavorare nel fare i filmati. Abbiamo quasi finito, guardate che bellissima immagine.
Ecco qua. Adesso passiamo a vedere il contenuto di questa macchina. Questa è la scheda tecnica del modello reale. Ok, vediamo un po' di cose. Voilà, abbiamo il musetto. Andiamo a vedere i pezzi. Sento già del peso, quindi c'è sicuramente il musetto in metallo. Eccolo qui. Qua è un difetto, vedete? Questo è un difetto che non dovrebbe esserci, ma come sapete manca assolutamente il controllo qualità in ogni azienda dove deciderete di costruire il modello. Non esiste, preferiscono sostituirvi anche 10 pezzi ma non controllarli. Costa loro meno e a noi scoccia molto di più. E non vi devo spiegare il perché. Il pezzo, a parte quello, è ben rifinito, ben verniciato. Abbiamo il logo Audi in plastica. Amore, arrivo, aspetta, abbi pazienza. Come se mi capisse, poverino. Questa è la griglia del radiatore in plastica. Guardate che belli questi due pezzi. Alloggiamento faro sinistro, alloggiamento faro destro, ma guardate la particolarità, ve la faccio vedere anche a voi. Abbiamo sì la parte nera, ma abbiamo la parte dentro del faro che è verniciata cromata, quindi sicuramente questo è un pezzo cromato che è stato verniciato di nero, che è molto più semplice fare questo lavoro qui che fare la vernice cromata come la vedete. Quindi un pezzo cromato che poi è stato verniciato e lasciato il particolare, molto bello. Qui abbiamo l'indicatore sinistro, no, questo è il destro perché c'è la lettera R, il foro per il LED poi dedicato che servirà per far accendere la freccia, accendere e spegnere, come la barzelletta, ora sì, ora no. Ecco qua. Controllate sempre le lettere che non siano identiche, perché può succedere che vi vengano spediti due pezzi uguali. Poi abbiamo questa, che è la staffa, che è in plastica, verniciata, anche questa. Abbiamo 3 serie di viti, MP, AM, che vanno avvitate nel metallo. Chiedo scusa, queste vanno avvitate nel metallo, AM, perché alla fine abbiamo la lettera M di metallo, e qui mi avvarrò di un lubrificante per crearmi i filetti, mentre invece le altre 2 serie di viti, MP e AP, con la lettera finale P che indica plastica, qua non dobbiamo assolutamente usare alcun tipo di lubrificante. E alla fine c'è rimasta ancora questa, che è in metallo. Guardate che meraviglia, è la griglia del paraurti. Guardate che bella. È in metallo smaltato, bellissima. Passiamo subito al montaggio. Peccato che io poi mi fermerò qui. Mi dispiace, però intanto vi avrò fatto vedere un modello che secondo me vale la pena di costruire, davvero. Allora, prendiamo questa, andiamo a metterla così. Correggete se c'è da correggere i cerchi,
ci possono essere delle sbavature come nel mio caso qua. Ma fate attenzione a correggere, perché anzi vi sconsiglio di correggerli a questo punto, a meno che non abbiate proprio tanto, perché la plastica è semitrasparente e il bianco è verniciato sopra, vedete, guarda, vi faccio vedere, però sinceramente quel pezzo non potevo lasciarlo con la sbavatura. Ecco, vedete, è andato via un po' di bianco, però io poi ho la vernice bianca, non è un problema, perché facendo modellini a tanti anni queste cose possono accadere, sono pronto a questo. Però sappiate voi, perché io quando sono andato a ritirare il modello ho visto parecchi modelli, prime uscite, che avevano tutte le sbavature dentro, quindi attenzione, se potete scartateli quei pezzi lì, ok? Allora, andiamo a prendere il pezzo qua. Qui. Ok. Giriamo la griglia in questa maniera, che poi penso che sia uguale metterlo così o così, però il disegno ci fa vedere, se guardate attentamente la prima immagine, questa, noterete che abbiamo questa scanalatura qui sopra e quindi noi andiamo a mettere così. Premete solo ed esclusivamente sui perni, non su altre parti. Però prima di fare questo, è la mia curiosità, non dico nulla, prima lo faccio se non serve. È uguale. Sì, non vi potete sbagliare. Controllo un'altra volta perché sono un pignolo. Sì. Ok, perfetto. Quindi abbiamo fatto questo. Adesso giriamo la griglia così. Se fate caso, in questa prima immagine non vi potete sbagliare perché vi fa vedere questa plastica qua, questa, che da questa parte non c'è, questo pezzo qua forato, vedete. Quindi prendiamo questo sinistro, l'1C che vi dice qua nell'immagine deve essere contraddistinto con la lettera, contrassegnato con la lettera L, quindi 1C lo andiamo a mettere così. A me sembra strano che vada messo così. Fatemi guardare bene, perché sto facendo tutto in diretta con voi, non mi sono preparato nulla, un attimo. Infatti mi sembrava così. Questo va messo così. Prendiamo due viti AP, eccole qui, e ci fermiamo questo pezzo. Prendiamo direttamente 4 perché dovremo mettere anche il destro, quindi 4. Ok, una la possiamo mettere dentro perché non ci servirà, è data in più, e lo chiudiamo. Puntiamo la prima e mettiamo la seconda. Fate attenzione quando fate questo lavoro a non pressare sulla mascherina, questa, per non danneggiare le alette.
Facciamo la stessa cosa da questa parte. È uscita anche l'Alfa Romeo, la Giulia, quella verde. Poi preparerò anche il filmato di quella. Avevano fatto anche quella dei carabinieri, se vi ricordate, adesso l'hanno fatta verde. Allora, come mai sta così? Boh, dovrà stare così. Sì, perché continua. Vi trovate questo pezzo che è staccato, vedete? Ma è giusto perché continua la mascherina. Dritto non andrebbe bene. Boh, questo l'abbiamo fatto. Adesso prendiamo questo, la mettiamo così e lo mettiamo in questa maniera. Andiamo poi a fissarlo con le viti AM, 2 viti. Allora, AM. Un attimo, perché sto guardando dietro cosa ci dice. Ok, prendiamo le viti AM. Michelangelo, arrivo amore, un attimo. Ecco qua. Andiamo a vedere qui. Le viti AM vanno messe una qui. Ok, ho voluto provare se il metallo era abbastanza dolce, ma conviene mettere un po' di lubrificante. Con questa vite io mi vado a creare tutti e 3 i filetti, adesso vi faccio vedere. Bagno soltanto una volta e mi creo i 3 filetti che mi servono. Con la stessa vite. Questo eviterà possibili danni, come rotture e anche la possibile rottura della plastica che va imbattuta, visto che sotto è metallo. Poi andiamo a fare anche la stessa cosa su questo foro qua sotto. E con la stessa vite AM ci facciamo anche questo qua. Perfetto. A questo punto abbiamo creato i filetti. Chiudiamo. Il lubrificante va bene qualsiasi lubrificante, ragazzi, non vi preoccupate. Prendiamo un po' di carta, asciughiamo le viti. Se sono danneggiate, se avete sforzato troppo, potete sostituirla con quella che avete in più. Per me adesso non è il caso. Andiamo a pulire il grasso che può essere uscito in eccesso. Perfetto. Bene, adesso andiamo a metterci questa, così. Prendiamo la prima vite AM e avvitiamo senza stringere fino in fondo. Giriamo il cacciavite al contrario, quando sentiamo clac ha preso il filetto e siamo tranquilli. Ecco qua, questo l'abbiamo messo.
Adesso andiamo a mettere la staffa, ok, la staffa la andiamo a mettere così, lì, andiamo l'altra vite, ecco qui, non stringete forte, non esagerate perché non ha alcun senso esagerare forte, eh? Allora, poi andiamo a mettere l'altra vite di qua, che non vedo che ci fanno mettere nelle istruzioni, ma io la metto lo stesso nel caso dovessi svitarla per un seguente montaggio. Non ci vuole nulla, almeno ho la mascherina qua sotto, la griglia in sicurezza. Vado a stringere un po' questa, perfetto, ok. Mamma mia ragazzi, ma che bella è, che bella è. Andiamo infine a mettere l'indicatore di direzione destro e il sinistro, quindi andiamo a prendere un OH destro, ci basterà guardare dietro, questo è L no, e questo per esclusione è R. Giriamo la mascherina così, lo andiamo a mettere qua, ecco qui. Andiamo a prendere le viti più piccole, quindi 2 MP, e abbiamo finito questo montaggio. Fate attenzione quando le avvitate, guardate che combaci il foro sotto, mi raccomando, eh. Vi ho detto questo perché se io lo faccio combaciare bene, a me non combacia. Vi faccio vedere, guardate. Vedete? Qua combacia, ma qui no. Quindi non avvitate se è così, controllate bene, perché questa non può essere assolutamente, vedete, per assurdo, anche se avessi sbagliato, dico per assurdo perché sono numerate, c'hanno le lettere, scusatemi, quindi solo questa può essere. Bisogna capire come mai. Non bisogna mai avere fretta quando si montano i modellini, ma bisogna montarli in una sola maniera, cioè nella maniera corretta. Ecco, adesso va bene, possiamo avvitare. Secondo me dovrebbe entrare un po' di più, però ecco, infatti. Ragazzi, fate solo attenzione quando fate questa pressione, non gravate sulla mascherina in plastica perché la danneggiate. Così va bene. Quando sentite che la vite diventa dura, questa, fermatevi, non pensate neanche lontanamente di avvitare ancora, perché la spanate, mi raccomando, la rovinate.
Il montaggio corretto è questo, vedete? Deve combaciare perfettamente sotto il foro e qui deve essere a filo, non deve uscire fuori il fanalino, altrimenti dovete spingere ancora. Ecco qua. Non pressate al centro della freccia, ma sempre sui bordi, dove è più resistente, mai al centro, ricordatevelo. Ecco qua. Bene. Adesso vi faccio vedere. È bellissima. Poi ho questo modello, me lo ricordo perfettamente bene. Ecco, vedete il difetto del quale vi parlavo prima, è molto brutto, no? Io vi dico la verità, se avessi continuato la collezione avrei fatto a sostituire questo pezzo, ma non ce ne sono problemi, ve lo sostituiscono. Il problema è che il terrore è sempre quello di dire, ma se mi arriva il secondo pezzo, visto che il controllo qualità è inesistente, mi arriverà a posto? Quello è il problema, vedete? Ecco qui. Ragazzi, il montaggio è finito. Io vi ringrazio del vostro tempo, rinnovo nuovamente i saluti con tutto il mio cuore e gli auguri di un sereno fine e un altrettanto sereno inizio anno nuovo. Stavo guardando una cosa, ma è molto bella. Dovete essere proprio degli amanti del genere perché, come potrete vedere, è il disegno di allora. Non è certamente una macchina dei giorni d'oggi, però ecco, per quelli che veramente amano la storia dei rally è un pezzo, secondo me, che non può mancare. Io sto già facendo la Lancia Stratos, sempre edizione Centauria, sempre in scalona 8, del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Io stavo pensando che però non vorrei aver dimenticato un pezzo, perché la mascherina, allora la 1F, scusate ragazzi, griglia del paraurti 1A, questa qui, ah ok, non va ancora messa, no, contrario, non va ancora messa, però ecco, va qui. Infatti mi era avanzata questa, tutta un'altra storia, diciamoci la verità, però non va ancora messa perché ci va poi un altro pezzo prima, o meglio, poi ci varrà un pezzo che ce lo ferma, non prima. Così è ballerina, è mobile. Guardate che bello questo musetto. Bene ragazzi, io vi ringrazio di tutto davvero. Mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, arrivederci al prossimo video. Ciao ragazzi!